Sì, bene, ben arrivati a ciascuno a questo nostro video nuovo, dove oggi voglio mettere in evidenza e poi commentare con voi un post che io ho rilevato su un social, in particolare Facebook, dove si parla, a mio avviso, di questioni legate appunto alla perversione ed in particolare al narcisismo. Lo voglio leggere con voi e poi commentarlo assieme per capire alcune cose e mettere in evidenza delle questioni che ritengo importanti e interessanti e che riguardano tutte le perversioni. Prima di andare avanti voglio naturalmente invitarvi come sempre ad iscrivervi al canale se gli argomenti che tratto vi interessano, a mettere un like e poi a condividere i video di modo che altre persone che possano trovare interessante il lavoro che stiamo facendo possano anche loro attingere a questa fonte per saperne un po' di più per quanto riguarda in questo caso le perversioni e poi lavorare per uscire fuori da certe dinamiche e ritrovare il proprio stare bene, il proprio benessere. Fatto questo preambolo, andiamo a leggere insieme lo scritto che io ho trovato appunto sui social. Allora, eccolo qua, lo metto in sovraimpressione e lo scritto è questo. Dice così: siamo nella generazione in cui se distruggi un telefonino ti disperi, se distruggi una persona non te ne rendi nemmeno conto. Ecco. È evidente, è chiaro che la cosa su cui dobbiamo focalizzare l'attenzione è questa, no? Che chiaramente c'è effettivamente un aspetto oggettuale, no? Oggi gli oggetti hanno sorpassato le persone, ovvero sono più importanti gli oggetti che le persone. E questo è vero, ma siamo già in una dinamica chiaramente, anche se diffusa e sociale, siamo già ovviamente in una dinamica di tipo perverso, perché quando poi gli oggetti prendono il posto delle persone e diventano più importanti delle persone, è evidente che siamo dentro a una situazione di dinamica oggettuale. Va anche detto che questo post mette in evidenza, come del resto un'altra questione che a mio avviso è molto importante, ed è legata al fatto che effettivamente siamo in un'epoca di consumismo oggettuale, ovvero siamo dentro questo meccanismo in cui sembra sempre che manchi qualcosa, no? Che ci sia sempre un oggetto che sfugge, un oggetto mancante, e questo genera chiaramente delle persone stordite che non fanno altro che acquistare, comprare, cambiare, modificare per coprire un vuoto esistenziale che avvertono nella propria vita. Quindi c'è anche l'aspetto ovviamente consumistico e oggettuale. Però io vorrei focalizzare l'attenzione sulla seconda parte di questo post, dove dice che se distruggi una persona non te ne rendi conto. Ecco, io voglio mettere in evidenza invece il fatto che quando un perverso, un narcisista perverso, fa del male a una persona sino a distruggerla, ad annientarla nella sua vita, a portarle via gli affetti più cari, in realtà il perverso se ne rende come conto. Non c'è mai innocenza in un perverso narcisista. Egli lo fa sempre consapevolmente. E anzi, vi dirò anche di più, che quando il perverso narcisista non riesce ad abbattere una persona, a portarla alla disperazione, alla depressione, a causa di tutte le cose che egli compie, dei fatti gravi che compie a suo danno, delle menzogne che dice, delle ipocrisie, delle calunnie che disperde, quando si accorge che nonostante questo la persona continua a vivere, a sorridere,
e adoperare, il perverso narcisista ci soffre. Ovvero per lui è una sconfitta. È una sconfitta perché nonostante quello che sta compiendo consapevolmente, non riesce a danneggiare questa persona e a portarla alla disperazione, alla depressione. Anzi, egli si accanisce proprio quando la persona continua a difendersi dai suoi attacchi, continua a mostrare le sue difese, continua a essere una persona che non cede nel suo desiderio per farsi abbattere in maniera definitiva da un perverso narcisista. Per cui, come vediamo, avviene esattamente il contrario, no? Che il perverso narcisista in realtà sa molto bene che quel danno cagionerà un disastro e farà magari anche modificare certe situazioni, anche certi legami, certe dinamiche. Lo fa apposta, non c'è inconsapevolezza nel perverso narcisista, egli lo fa apposta, egli proprio mette in atto le sue manovre in maniera consapevole per danneggiare il prossimo, per fare del male al prossimo. E quando non ci riesce si arrabbia, si accanisce ancora di più, cerca di trovare nuovi modi, nuove strade per danneggiare le persone. Ecco, quindi possiamo dire che questa frase mette in evidenza una situazione di tipo perverso. Però attenzione, perché coscientemente o forse anche inconsciamente crea un alibi al perverso narcisista dicendo sì, in fondo si distruggono le persone, però non ce ne accorgiamo. No, cari miei, non è così. Il perverso narcisista se ne accorge sempre, non solo se ne accorge, ma lo fa in maniera consapevole. È consapevole di ciò che sta facendo, non è mai innocente. Vi ringrazio come sempre dell'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Grazie ancora e a presto.